Allora Cristian, prime impressioni sulla Percept 100? Allora, prime impressioni buone, molto buone, ottimo controllo, si muove bene, riesco a uscire ovviamente con i miei limiti, bene sulla palla. Non so se avete notato, lui gioca... com'è che gioca? Apriamo una parentesi. Allora, io gioco tutto a due mani, ma è un po' tutto particolare, è tutto un casino. Gioco due rovesci, un rovescio di un mancino a destra e un rovescio di un destro a sinistra. Tutto questo perché quando ho iniziato a giocare ero molto più piccolo di quello che sono adesso, Già sei piccolo. E non riuscivo, allora non c'erano racchette Di che anno stiamo parlando? Guarda, io sono del 78, quindi 6 anni dopo, 84. Cavolo, quindi racchette alluminio? Racchetta in legno, la mia prima racchetta in legno, pesantissima, non riuscivo a tirarla su. E allora mi è venuto istintivo di prenderla con due mani. Ho iniziato così, riuscivo a colpirla decentemente, allora poi negli anni ho continuato così. L'unica cosa che poi ho modificato negli anni, che mi hanno modificato i maestri, è quello di o almeno giocare le volee con una mano. con una mano, sì. E quindi ecco, venendo invece alla Percept, buon controllo. Questa è la versione 100, 300 grammi. 100, buon controllo, buon feeling, un bel contatto palla racchetta, si sente che è una racchetta che ha un bel feeling, flessibile, c'è una racchetta abbastanza un bel tempo tra contatto palla e racchetta. Riesce a generare spin, esce meglio traiettorie lineari. Io lo spin non ne genero tantissimo, però sì, meglio magari sicuramente un 16-19 per generare spin piuttosto che un 18-19. Sì, che è un po' la difficoltà che io sto sentendo. Percepisco che la palla mi esce meglio con una traiettoria leggermente più lineare, non che non sappia farla girare, però poi dimmi anche tu cosa ti arriva, però mi sembra che fatichi un po' di più, sono un po' più corto se uso troppo lo spin, e quindi prediligo magari una traiettoria più allungata, lineare e non troppo ovalizzata, diciamo. Ovviamente tu che hai magari delle impugnature un pochettino aperte, certo. Non ti dà quella profondità di cui tu hai bisogno. Questa secondo me è una racchetta più adatta al giocatore classico, che colpisce piatto, ovviamente meno piatto di un classico giocatore da fondo che arrota. Quindi ovviamente questo schema con 18-19 predilige quel tipo di giocatore, un giocatore magari che gioca più sull'1-2 o magari colpi più piatti classici, piuttosto che impugnature per generare spin. Invece la rete come l'hai trovata? A rete rispetto alla racchetta da padel, con una Pure Drive o con la racchetta da padel? Mi sembra enorme, però quello penso sia sicuramente dato dal fatto che bene comunque, dai, bene. Funziona bene. Sì, anche io ho trovato un buon telaio a rete. Diciamo che le volée escono abbastanza bene perché tutto sommato questo, adesso poi cambiamo le racchette e vediamo la differenza, è un telaio comunque maneggevole. Il 31,5 di bilanciamento si fa sentire comunque al manico, questo è 32 se non sbaglio, quindi leggermente più spostato in avanti. Vediamo un po', scambiando le racchette, che succede. Dai, scambiamo, via. Dopo questo cambio, non lo so, io ho trovato più bella da utilizzare la 100D, perché questa l'ho trovata un po' più rigida, l'ho trovata un po' più dura sulla mia spalla, un po' ventoso, non lo so se si sente, un po' più quasi come se volesse decidere un po' lei, no? Me l'hai fatto notare anche tu. Avevi un po' la sensazione che io volevo fare una cosa e poi magari usciva una cosa che non... Magari il modo di sbracciare che hai, sia sul dritto che sul rovescio, ti dà più controllo questa, piuttosto che quella dove ti partiva magari non riuscivi a gestire la direzione più che altro. Infatti, pur avendo comunque qua un piatto piuttosto denso, uno schema a corde abbastanza... Probabilmente il bilanciamento di questa e lo schema a corde fitto ti dà più quel controllo che magari serve per il tuo stile di gioco. Invece a me piace più quello, quindi è tutto soggettivo, non c'è la racchetta perfetta. Piace di più la 100, anche se la 100D la trovo molto bella nel controllo. Mi ha detto che addirittura ti sembrava più pesante questa, pur essendo 300. Sì, il 31,5 di questa la rende
più maneggevole rispetto alla... Bassa il bilanciamento, più Sì. sul manico e... La rende più maneggevole, controlla di più rispetto alla 100, anche ho notato che molte palle le ho prese ovviamente non... un po' decentrate. un po' decentrate e me le teneva in campo, quella magari non me le teneva in campo. Questa? Però sì. Ok. Però ovviamente uno non è che si può basare su sto colpendo male, preferisco ovviamente in prospettiva di uno che magari si allena e gioca con frequenza, cosa che io non faccio. Beh, diciamo che questi sono due telai comunque agonistici. Sono due telai agonistici. Non sono proprio non sono per accessibili, tutti, non sono per tutti, ovviamente non sono le 97 che sono ancora un altro livello. Un altro livello. Diciamo che questa è già una racchetta agonista, ma già un buon terzo ci può giocare tranquillamente. Sì. Beh, anche un quarta alta, dai. Anche un quarta alta, ovviamente, sì. Però sicuramente necessita di buona tecnica, buon footwork, perché se non ti muovi, arrivi in ritardo, non è una pure drive o un altro telaio più permissivo, no? Sì, ti aiuta di meno, tende a stare più corto, quello sì. Siamo giunti alla conclusione del nostro test, abbiamo fatto un po' di punti, abbiamo fatto un po' di volée, servizio, tutto quanto. Vi raccontiamo in un video separato i tie break come sono andati, però per chiudere, Christian, a chi consigliamo queste due racchette e quindi diciamo anche in generale che cosa ne pensi di questi due telai? Allora, sono secondo me due telai confortevoli, Sì. perché non... Dolori al gomito, assolutamente altro... per il momento no, per il momento no, assolutamente molto confortevoli, poi ovviamente si differenziano in peso, bilanciamento e anche schema a corde. Direi che la 100, come abbiamo detto prima, è una racchetta che ha portato un pochettino più la spinta, un pochettino più le rotazioni. La 100D con il suo schema a corde 18-19, quindi uno schema a corde abbastanza affitto, più giocatore classico, che cercano proprio un telaio da controllo. Esatto, molto controllo. Mi è piaciuta molto, soprattutto a favore di vento, se no mi partivano fuori 4 metri. Esatto. Baseball. Però molto bene. Quindi ovviamente le possono comprare o provare da te in negozio. Esatto, abbiamo sia le due che abbiamo usato oggi sono racchette test, quindi sono disponibili per i clienti. Si possono provare, se siete in zona venite a trovarle, e anche se non siete in zona. Se non siete in zona andate. Forse non le potete provare, però ve le mando direttamente a casa, ragazzi. Grazie Christian. Grazie a te, un piacere. grazie Miki, piacere mio. Al prossimo video, ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao.